Lezione 1. Comprare vestiti. Ciao Anna, fai anche acquisti di vestiti oggi? Ciao John. Sì, voglio aggiornare il mio guardaroba quotidiano. Questa è un'ottima idea. Trovare i vestiti giusti può fare una grande differenza nel modo in cui ci sentiamo. Assolutamente. Sto cercando capi comodi ma eleganti che posso indossare regolarmente. È importante scegliere abiti che riflettano il nostro stile personale e ci facciano sentire sicuri. Non potrei essere più d'accordo. I vestiti dovrebbero riflettere la nostra personalità e individualità. Quando acquisti, considera la qualità del tessuto e la durata dei capi. La qualità è fondamentale. Investire in abiti ben fatti garantisce che durino più a lungo. Inoltre, presta attenzione alla vestibilità. Gli abiti che si adattano bene migliorano il nostro aspetto e offrono comfort. Provare diverse taglie e stili può aiutarci a trovare la vestibilità più lusinghiera. Non aver paura di sperimentare diversi colori e motivi per aggiungere varietà al tuo guardaroba. L'aggiunta di tocchi di colore o motivi interessanti può rendere gli abiti visivamente più accattivanti. E non dimenticare la versatilità. Scegli pezzi che possono essere mescolati e abbinati per creare outfit diversi. Costruire un guardaroba versatile consente infinite possibilità di abbigliamento senza possedere troppi vestiti. Considera il tuo stile di vita e le occasioni in cui ti vesti di solito quando scegli i vestiti. Questo è un buon punto. I vestiti devono essere in linea con le nostre attività quotidiane e gli eventi a cui partecipiamo. Approfitta delle vendite e degli sconti per ottenere un maggiore rapporto qualità-prezzo. Le vendite sono un'ottima opportunità per trovare buoni affari e risparmiare. Prima di effettuare un acquisto, chiediti se il capo migliorerà davvero il tuo guardaroba e se è qualcosa che indosserai spesso. Essere consapevoli dei nostri acquisti ci aiuta a evitare gli acquisti impulsivi e a costruire un guardaroba curato. E ricorda, va bene chiedere consiglio ai commessi di negozio o agli amici esperti di moda quando non sei sicuro di un particolare articolo. Lezione 2. Rimanere connessi con il Wi-Fi. Ciao Anna, la connessione internet qui è sufficiente per navigare? Ciao John. Sì, il Wi-Fi qui è affidabile per l'utilizzo di base di Internet. Questo è buono a sapersi. Il Wi-Fi è importante quando si viaggia o si lavora in remoto. Assolutamente. Ci consente di rimanere connessi e accedere alle informazioni comodamente. Il Wi-Fi ci consente di navigare sul web, controllare le email e utilizzare vari servizi online. È diventato uno strumento essenziale per la comunicazione e l'accesso alle risorse digitali. Quando ci si connette a reti Wi-Fi pubbliche, è importante dare priorità alla sicurezza. Sì, l'utilizzo di una rete privata virtuale, VPN, può aiutare a proteggere i nostri dati e mantenere la privacy. Le VPN crittografano il nostro traffico internet, rendendo più difficile per gli altri intercettare le informazioni sensibili. È una misura precauzionale che protegge le nostre attività online. Inoltre, è buona norma utilizzare password complesse e univoche per le nostre reti Wi-Fi.
Le password complesse aggiungono un ulteriore livello di protezione contro gli accessi non autorizzati. Se riscontriamo problemi con la connessione Wi-Fi, è utile sapere come risolverli. Il riavvio del router o la dimenticanza e la riconnessione alla rete spesso risolvono i problemi di connettività. A volte, la regolazione dell'antenna Wi-Fi o l'avvicinamento al router possono migliorare la potenza del segnale. E se tutto il resto fallisce, si consiglia di contattare l'amministratore di rete o il fornitore di servizi per ricevere assistenza. È anche importante essere consapevoli del nostro utilizzo di Internet e non sovraccaricare la rete. La condivisione di file di grandi dimensioni o lo streaming di video ad alta definizione possono rallentare il Wi-Fi per gli altri. Se ci troviamo in uno spazio pubblico, è importante rispettare gli altri e non ingombrare la larghezza di banda. Assolutamente. Si tratta di essere rispettosi e garantire un'esperienza internet positiva per tutti. Infine, vale la pena ricordare che la disponibilità del Wi-Fi può variare quando si viaggia in località diverse. La ricerca di punti di accesso Wi-Fi o il trasporto di un dispositivo Wi-Fi portatile può essere utile mentre si è in viaggio. Grazie per aver condiviso queste intuizioni. Rimanere connessi con una rete Wi-Fi affidabile è fondamentale nell'era digitale odierna. Lezione 3. L'usignolo della Florida. Ciao Anna, sapevi che Nightingale della Florida è stato responsabile dell'invenzione dell'assistenza infermieristica moderna? Ciao John. Sì, Florence Nightingale ha avuto un ruolo significativo nel plasmare il campo dell'assistenza infermieristica. Ha rivoluzionato le pratiche sanitarie e ha stabilito l'assistenza infermieristica come una professione rispettata. L'enfasi posta da Florence Nightingale sull'igiene e l'igiene negli ospedali ha salvato innumerevoli vite. La sua dedizione alla cura dei pazienti e allo sviluppo della formazione infermieristica sono stati davvero notevoli. Ha riconosciuto l'importanza di un ambiente pulito e ben organizzato per il recupero dei pazienti. Gli sforzi di Florence Nightingale durante la guerra di Crimea hanno mostrato al mondo il valore dell'assistenza infermieristica compassionevole. La sua meticolosa registrazione e analisi dei dati ha contribuito anche ai progressi nel settore sanitario. È stata una pioniera nell'uso delle statistiche per migliorare le condizioni ospedaliere e ridurre i tassi di mortalità. Il lavoro di Florence Nightingale ha gettato le basi per una pratica infermieristica basata sull'evidenza. Oggi i suoi principi vengono ancora insegnati e seguiti nelle scuole per infermieri di tutto il mondo. Le infermiere continuano a trarre ispirazione dalla sua dedizione e dal suo impegno per il benessere dei pazienti. L'influenza di Florence Nightingale si è estesa oltre l'assistenza infermieristica e ha avuto un impatto duraturo sulla salute pubblica. Ha sostenuto le riforme sociali e ha richiamato l'attenzione sulle questioni che riguardano il benessere delle comunità. Il suo contributo all'assistenza sanitaria e alla società nel suo insieme non può essere sopravvalutato. Assolutamente. L'eredità di Florence Nightingale continua a ispirare generazioni di infermieri e operatori sanitari. Abbiamo un debito di gratitudine verso l'usignolo della Florida per il suo inestimabile contributo. Il suo spirito pionieristico e la sua incrollabile dedizione continuano a plasmare il campo dell'assistenza infermieristica oggi. Ricordiamo e onoriamo Florence Nightingale per il suo immenso contributo all'assistenza infermieristica moderna. Lezione 4.
Comunicazione con il proprietario. Ciao Anna, ho sentito che ti stai trasferendo in un nuovo appartamento. È fantastico. Ciao John. Sì, sono entusiasta del nuovo posto. Devo solo contattare il proprietario. Questa è una buona idea. Assicurati di prendere nota di tutte le domande che hai per il proprietario. Sicuramente. Desidero chiarire i termini del contratto di locazione e le eventuali spese o utenze aggiuntive incluse. È importante conoscere la durata del contratto di locazione e se esiste un'opzione per il rinnovo. Chiederò anche informazioni sulle responsabilità di manutenzione e su come segnalare eventuali problemi. Anche chiedere informazioni sul deposito cauzionale e sulla procedura per la sua restituzione è essenziale. Desidero confermare se ci sono restrizioni sugli animali domestici o se è richiesto un deposito per animali domestici. È una buona occasione per chiedere informazioni sulle modalità di parcheggio e sui costi associati. Chiederò anche informazioni sulla politica per apportare modifiche o riparazioni all'appartamento. Informatevi sulla procedura di preavviso se decidete di trasferirvi in futuro. Mi assicurerò di chiedere il metodo di comunicazione preferito con il proprietario. È anche una buona idea informarsi su eventuali norme o regolamenti specifici dell'edificio o del complesso. Assolutamente. Conoscere le aspettative e le linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di vita senza intoppi. Non dimenticare di chiedere informazioni sulla procedura di invio dei pagamenti dell'affitto e se ci sono penali per il ritardo. Chiederò anche informazioni sulla disponibilità di un servizio lavanderia o se ci sono una lavatrice e un'asciugatrice nell'unità. Chiedere informazioni sul quartiere e sui servizi nelle vicinanze può fornire anche spunti utili. È importante sentirsi a proprio agio e informati prima di firmare il contratto di locazione. Dedicare del tempo a porre queste domande ti aiuterà a prendere una decisione informata ed evitare sorprese. Sono d'accordo. Una comunicazione chiara con il proprietario è fondamentale per un'esperienza di affitto positiva. Buona fortuna con la conversazione. Spero che trovi l'appartamento perfetto. Lezione 5. Trucchi e consigli culinari. Ciao Anna, ti piace cucinare? Ho una domanda sull'effettivo processo di cottura. Ciao John. Sì, amo cucinare. Per cosa hai bisogno di aiuto? Quando si segue una ricetta, è meglio preparare gli ingredienti in anticipo o cuocere man mano che si procede? In genere si consiglia di preparare gli ingredienti in anticipo, soprattutto per ricette complesse. Questo ha senso. Aiuta a garantire un processo di cottura più fluido e previene eventuali strapazzamenti dell'ultimo minuto. Esattamente. Si chiama mise en place, che significa avere tutto al suo posto prima di cucinare. Mise en place ti aiuta a rimanere organizzato e ti permette di concentrarti sulla cucina stessa. È anche utile misurare e preparare gli ingredienti con precisione per mantenere l'equilibrio della ricetta. Ho sentito dire che preparare gli ingredienti in anticipo può anche far risparmiare tempo durante il processo di cottura vero e proprio. Sì, avere tutto pronto significa che puoi semplicemente aggiungerli al momento giusto senza ritardi. Questo è un ottimo consiglio. Quindi, che mi dici della cucina stessa?
Qualche consiglio in merito? Un consiglio importante è preriscaldare gli utensili da cucina o le padelle prima di aggiungere gli ingredienti. Il preriscaldamento garantisce una cottura uniforme ed evita che il cibo si attacchi alla padella. Un altro consiglio è quello di non sovraffollare la padella. Lasciare un po' di spazio consente una corretta distribuzione del calore. Ho notato che il sovraffollamento può portare il cibo a vapore invece di scottarlo o dorarlo. Questo è corretto. È importante dare a ciascun ingrediente abbastanza spazio per cuocere correttamente. Che mi dici del condimento? Quando devo aggiungere sale e altre spezie? In genere è meglio condire durante tutto il processo di cottura, stratificando gradualmente i sapori. Quindi, devo aggiungere tutti i condimenti all'inizio o in fasi diverse? Dipende dalla ricetta. Alcune spezie vengono aggiunte all'inizio per infondere il piatto, mentre altre vengono aggiunte successivamente per un gusto più fresco. Lo terrò a mente. È importante seguire le istruzioni della ricetta per un condimento adeguato. Assolutamente. E ricorda, puoi sempre aggiustare il condimento secondo i tuoi gusti man mano che procedi. Questo è rassicurante. Non voglio finire con un piatto troppo salato o insipido. Sperimentare con i sapori fa parte del divertimento in cucina. Non abbiate paura di essere creativi. Grazie per i suggerimenti. Ora mi sento più sicuro del processo di cottura. Lezione 6. Alla scoperta del sushi e della pasta. Ciao Anna, sono una grande fan del sushi e della pasta. Che mi dici di te? Ciao John. Adoro anche il sushi e la pasta. Sono entrambi deliziosi in modi diversi. È fantastico. Qual è il tuo sushi roll preferito quando visiti un ristorante di sushi? Di solito scelgo un classico California Roll. Adoro la combinazione di granchio, avocado e cetriolo. Il California Roll è una scelta popolare. Anch'io mi piace l'involtino piccante al tonno. Gli involtini piccanti al tonno sono fantastici. Il tocco di piccantezza aggiunge un ulteriore livello di sapore. Assolutamente. Hai provato altri tipi di involtini di sushi che consiglieresti? Sì, il Rainbow Roll è un altro dei miei preferiti. È visivamente accattivante con una varietà di pesci in cima. Il Rainbow Roll sembra incredibile. Lo proverò sicuramente la prossima volta. È un'ottima scelta. Fammi sapere se ti piace. Lo farà. Parliamo ora della pasta. Qual è il tuo piatto di pasta preferito? È difficile sceglierne solo uno, ma mi piacciono molto i classici spaghetti aglio e olio. Gli spaghetti aglio e olio sono semplici ma saporiti. La combinazione di aglio e olio d'oliva è fantastica. Assolutamente. A volte, la semplicità è la chiave per un piatto delizioso. Sono d'accordo. Hai provato qualche piatto di pasta con ingredienti o sapori unici? Sì, ho provato un piatto di pasta con olio al tartufo e funghi. Era incredibilmente ricco e aromatico.
Sembra paradisiaco. Dovrò cercare un ristorante che serva quel piatto. Vale sicuramente la pena provarlo se ti piacciono i sapori della terra. Lo terrò a mente. Grazie per la raccomandazione. Lezione 7. Creare un ambiente invitante. Ciao Anna, ho un'idea. Andiamo in quel nuovo negozio di arredamento in centro. Ciao John. Certo, sembra un ottimo piano. Adoro esplorare nuovi negozi. Va bene, andiamoli adesso. Ho sentito che hanno un'ampia scelta di candele e diffusori. Meraviglioso. Mi piace riempire la mia casa di profumi piacevoli. Crea un'atmosfera accogliente. Assolutamente. L'atmosfera giusta può rendere uno spazio caldo e invitante. Guarda, ci sono candele di varie dimensioni e profumi. Sono perfette per creare un'atmosfera rilassante. Capisco. Quali profumi preferisci? Ho un debole per la lavanda e la vaniglia. La lavanda e la vaniglia sono ottime scelte. Sono più attratto dai profumi agrumati o floreali come il limone o la rosa. Quei profumi sembrano rinfrescanti. È interessante come profumi diversi possano evocare stati d'animo diversi. Sicuramente. Si tratta solo di preferenze personali e di trovare ciò che ti porta gioia e relax. Concordato. Oh, guarda, hanno anche dei diffusori. Sono un'ottima alternativa alle candele. I diffusori sono meravigliosi perché forniscono una fragranza continua e sottile per tutto il giorno. Questo è vero inoltre, richiedono poca manutenzione e non richiedono una fiamma aperta come le candele. È un'opzione più sicura, soprattutto se hai animali domestici o bambini piccoli a casa. Assolutamente. La sicurezza deve essere sempre una priorità. Diamo un'occhiata anche ai diffusori. Buona idea, sono curiosa di vedere i diversi design e profumi che offrono. Guardate questo. È un diffusore elegante e moderno che si adatta a qualsiasi arredamento. Questo è bellissimo. Adoro il fatto che funga anche da elemento decorativo per la stanza. Esattamente. È un ottimo modo per migliorare l'estetica generale mentre si godono piacevoli profumi. Sono tentata di comprarne una per il mio salotto. Creerebbe un'atmosfera accogliente per gli ospiti. È un'idea fantastica. Sono sicuro che i tuoi ospiti apprezzeranno l'atmosfera invitante. Lezione 8. Rilassarsi dopo il lavoro. Ciao Anna, com'è la tua serata tipo dopo il lavoro? Ciao John. Dopo il lavoro, di solito preparo la cena e seguo i miei programmi TV preferiti. Che ne dici di te? Sembra rilassante. Anche a me piace cucinare. Dopo il lavoro, mi piace andare a correre e leggere un libro. Andare a correre è un ottimo modo per liberare la mente e rimanere attivi. Che tipo di libri ti piacciono? Mi piacciono i generi del mistero e del thriller. Mi tengono impegnato e divertito. Questo è interessante.
Preferisco il fantasy e la fantascienza. Mi trasportano in mondi diversi. È affascinante come i libri possano portarci in viaggi incredibili senza uscire di casa. Assolutamente. Ci permettono di esplorare nuove idee e prospettive. Oltre a cucinare e guardare programmi TV, hai altri hobby o attività che ti piacciono la sera? Sì, mi piace anche praticare yoga. Mi aiuta a rilassarmi e a distendermi dopo una lunga giornata. Lo yoga è fantastico sia per il corpo che per la mente. Dovrei provarlo qualche volta. Dovresti assolutamente farlo. È un modo meraviglioso per trovare equilibrio e pace interiore. Lo terrò a mente. Grazie per il suggerimento. Siete i benvenuti. Tu che ne dici? Ci sono altre attività che ti piacciono la sera? A volte suono la chitarra. È uno sfogo creativo per me e mi aiuta a rilassarmi. È impressionante. La musica ha un modo per calmare l'anima. Lo fa davvero. È incredibile come possa evocare emozioni diverse e sollevare il morale. Assolutamente. Beh, sembra che entrambi abbiamo delle piacevoli routine per rilassarci dopo il lavoro. Infatti, è importante dedicare del tempo a noi stessi e fare le cose che amiamo. Lezione 9. Pulizie giornaliere. Salve Anna, le pulizie sono disponibili tutti i giorni? Ciao John. Sì, il servizio di pulizia viene effettuato giornalmente per tutte le camere. Questo è comodo. È bello avere una stanza pulita e ordinata in cui tornare. Assolutamente. Rende il nostro soggiorno più confortevole e piacevole. Ci sono orari specifici in cui il personale addetto alle pulizie viene a pulire? Sì, di solito vengono la mattina o nel primo pomeriggio per pulire le stanze. Capisco. È utile conoscere il programma in modo da poter pianificare la nostra giornata di conseguenza. Sicuramente. Se siamo fuori durante l'orario di pulizia, possono sempre tornare più tardi. Questo è utile. È importante comunicare le nostre preferenze allo staff. Sì, di solito sono molto accomodanti. Possiamo richiedere orari di pulizia specifici, se necessario. È bello sentirlo. Apprezzo la loro flessibilità. C'è altro che vorresti sapere sui servizi di pulizia? Ci sono servizi aggiuntivi che forniscono oltre alla pulizia delle camere? Sì, offrono servizi come asciugamani freschi, rifornimento di articoli da toeletta e cambio della biancheria da letto. Questo è comodo. È bello che questi servizi siano curati durante il nostro soggiorno. Assolutamente. Ci evita la fatica di preoccuparci di queste cose. È bello sapere che tutto è ben curato. Rende il nostro soggiorno più rilassante. Sono d'accordo. Ci permette di concentrarci sul divertimento e sull'esplorazione dei dintorni. Sicuramente. Un soggiorno senza problemi fa la differenza.
C'è altro che vorresti sapere? No. Sei stato molto utile. Grazie per aver risposto alle mie domande. Lezione 10. Elementi essenziali per attività all'aperto. Ciao Anna, sicuramente dovremmo indossare scarpe comode e portare anche la crema solare. Ciao John. Assolutamente. Scarpe comode sono un must per lunghe passeggiate o attività all'aperto. Forniscono il supporto necessario e prevengono qualsiasi disagio. Sì, è importante prendersi cura dei nostri piedi, soprattutto quando siamo in movimento. E la protezione solare è essenziale per proteggere la nostra pelle dai dannosi raggi UV, giusto? Assolutamente. La protezione solare aiuta a prevenire le scottature e riduce il rischio di danni alla pelle. È fondamentale applicare la protezione solare anche nei giorni nuvolosi, no? Sì, i raggi UV possono ancora penetrare attraverso le nuvole, quindi la protezione solare è necessaria indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Questo è buono a sapersi. Mi assicurerò di metterlo in valigia ogni volta che vado all'aperto. È una decisione saggia. È meglio essere preparati e proteggere la nostra pelle. Oltre a scarpe comode e crema solare, ci sono altri elementi essenziali che dovremmo considerare? È sempre una buona idea portare una bottiglia d'acqua per rimanere idratati durante il giorno. L'idratazione è fondamentale, soprattutto quando trascorriamo del tempo all'aperto e siamo attivi. Assolutamente. Ci aiuta a mantenere i nostri livelli di energia e previene la disidratazione. C'è altro che dovremmo tenere a mente per le nostre avventure all'aria aperta? A seconda dell'attività, è importante vestirsi in modo appropriato e considerare le condizioni meteorologiche. L'abbigliamento a strati può essere utile nel caso in cui la temperatura cambi durante il giorno. Lezione 11. Amicizia genuina. Ciao Anna, persone che abbia mai incontrato, da allora è diventato uno dei miei migliori amici. Ciao John. È meraviglioso sentirlo. Le vere amicizie sono davvero preziose. Assolutamente. La sua lealtà e il suo sostegno mi rendono grata di averlo nella mia vita. È incredibile come le amicizie possano arricchire la nostra vita e portarci gioia. Sicuramente. Avere qualcuno su cui contare e con cui condividere esperienze non ha prezzo. È importante amare e coltivare queste amicizie, non credi? Assolutamente. Le amicizie richiedono impegno e comprensione da entrambe le parti. È una strada a doppio senso, dove entrambi gli amici contribuiscono alla relazione. Questo è vero, il rispetto e la fiducia reciproci sono alla base di forti amicizie. Ed è bello avere qualcuno che ci accetta per quello che siamo, difetti e tutto il resto. Sicuramente. Un vero amico ci capisce e ci sostiene, anche nei momenti difficili. È confortante sapere che abbiamo qualcuno che ci sostiene. Sì, ci fa sentire meno soli e più connessi al mondo. L'amicizia può anche ispirarci a diventare versioni migliori di noi stessi. Assolutamente. Vedere i nostri amici raggiungere i loro obiettivi ci motiva a perseguire i nostri.
Questa è la bellezza dell'amicizia, l'influenza positiva che ha sulla nostra vita. È vero. Un buon amico può spingerci a raggiungere il nostro pieno potenziale. Ed è importante ricambiare il sostegno e l'incoraggiamento ai nostri amici. Sicuramente. Essere lì per loro nei momenti di bisogno è fondamentale. Dovremmo sforzarci di essere il tipo di amico che vorremmo avere noi stessi. Ben detto. L'amicizia è un bellissimo viaggio che continua a evolversi. Lezione 12. Wanderlust Adventures. Ciao Anna, sei mai stata in viaggio con lo zaino in spalla? Ciao John. Sì, sono andato in giro per l'Europa con lo zaino in spalla qualche anno fa. Sembra incredibile. Com'è stata la tua esperienza? È stato incredibile. Ho avuto modo di esplorare diversi paesi e immergermi nelle loro culture. Deve essere stata una bella avventura. Quali paesi hai visitato? Ho visitato Francia, Italia, Germania, Spagna e Paesi Bassi. Wow, è una bella lista. Avevi delle mete preferite? È difficile scegliere, ma ho adorato il fascino di Parigi e i meravigliosi paesaggi dell'Italia. Posso solo immaginare i panorami mozzafiato che devi aver visto. La bellezza dell'Europa è davvero affascinante. Ogni luogo aveva il suo fascino unico. Hai dovuto affrontare delle difficoltà durante il tuo viaggio con lo zaino in spalla? C'erano alcune sfide, come le barriere linguistiche e la navigazione in città sconosciute. Come hai superato questi ostacoli? Mi affidavo a mappe, guide e di tanto in tanto chiedevo aiuto alla gente del posto. È pieno di risorse da parte tua. Hai incontrato persone interessanti lungo la strada? Assolutamente. Ho fatto amicizia con persone provenienti da diversi paesi e ho condiviso esperienze indimenticabili. È affascinante come i viaggi possano metterci in contatto con persone di ogni ceto sociale. In effetti, apre le nostre menti e amplia le nostre prospettive. Hai avuto momenti o storie memorabili del tuo viaggio? Così tanti. Uno dei miei preferiti è stato assistere al tramonto sul Mar Mediterraneo in Grecia. Sembra mozzafiato. Viaggiare ci regala davvero ricordi indimenticabili. Lo fa. Arricchisce la nostra vita e ci permette di creare storie che vale la pena condividere. Spero anch'io di intraprendere un'avventura con lo zaino in spalla un giorno. Lo consiglio vivamente. È un'esperienza come nessun'altra. Lo terrò sicuramente a mente. Grazie per aver condiviso la tua esperienza di viaggio. Lezione 13. Comunicazione efficace. Ciao Anna, penso che una comunicazione chiara sia fondamentale in qualsiasi team o progetto. Ciao John. Non potrei essere più d'accordo. Mantiene tutti sulla stessa pagina e promuove la collaborazione. Esattamente. Quando le persone si capiscono, possono lavorare insieme in modo più efficiente.
Questo è vero, una cattiva comunicazione può portare a incomprensioni e ritardi. È importante esprimere pensieri e idee in modo chiaro e conciso. Assolutamente. L'uso di un linguaggio semplice e conciso aiuta a evitare confusione. L'ascolto attivo è anche un aspetto fondamentale di una comunicazione efficace. Vero. Mostra rispetto e ci permette di comprendere il punto di vista degli altri. Porre domande e chiedere chiarimenti può prevenire malintesi. Giusto. È meglio chiarire che dare per scontato e rischiare di interpretare erroneamente le informazioni. Anche i segnali non verbali, come il linguaggio del corpo, svolgono un ruolo significativo nella comunicazione. I segnali non verbali possono trasmettere emozioni e aggiungere significato alle nostre parole. È essenziale essere consapevoli del nostro linguaggio del corpo e interpretare anche quello degli altri. Esattamente. I segnali non verbali possono aiutarci a valutare il messaggio complessivo che viene trasmesso. Nella comunicazione scritta, l'uso della grammatica e della punteggiatura corrette è fondamentale. Sì, garantisce chiarezza e rende il messaggio più professionale. La correzione e la modifica possono aiutare a eliminare gli errori e migliorare la qualità della comunicazione scritta. Dedicare del tempo alla revisione e alla revisione dimostra attenzione ai dettagli e professionalità. In ambito di team, una comunicazione efficace favorisce un ambiente di lavoro positivo e produttivo. Quando tutti sono sulla stessa pagina, le attività possono essere completate in modo efficiente. La comunicazione crea anche fiducia e rafforza le relazioni all'interno di un team. Consente ai membri del team di esprimere apertamente le proprie idee e preoccupazioni. Il feedback costruttivo è un altro aspetto di una comunicazione efficace. Il feedback aiuta le persone a crescere e a migliorare le proprie capacità e prestazioni. È importante fornire un feedback in modo costruttivo e rispettoso. Assolutamente. Dovrebbe concentrarsi sul miglioramento piuttosto che sulle critiche. In conclusione, una comunicazione efficace è la chiave per una collaborazione e un lavoro di squadra di successo. Lezione 14. Abbracciare la varietà. Ciao Anna, come ti sei tenuto impegnato ultimamente? Ciao John. Bene, ho provato diverse attività per mantenerlo interessante. È bello sentirlo. La varietà può rendere la vita più eccitante e appagante. Sì, aiuta a prevenire la noia e ci mantiene motivati. Che tipo di attività hai esplorato? Sto imparando a suonare la chitarra e sto provando nuove ricette in cucina. Sembra divertente. Imparare uno strumento può essere un'esperienza gratificante. È impegnativo ma divertente. Adoro la sensazione di progresso e la padronanza di nuovi accordi. Cucinare è un modo fantastico per liberare la creatività e provare nuovi sapori. Assolutamente. Ho sperimentato cucine internazionali ed è stata un'avventura gustosa. Hai scoperto qualche piatto preferito finora?
Mi sono innamorata del curry thailandese e degli involtini di sushi fatti in casa. Sembrano deliziose. Dovrò provarli io stesso qualche volta. Dovresti assolutamente. È un ottimo modo per esplorare culture diverse attraverso il cibo. Oltre alla musica e alla cucina, hai provato altre attività? Sì, ho preso lezioni di danza e pratico yoga per rilassarmi. Ballare è un modo meraviglioso per esprimersi e rimanere attivi. È anche un fantastico antistress. E lo yoga mi aiuta a trovare equilibrio e tranquillità. Provare diverse attività può anche portare a nuovi hobby e interessi. Assolutamente. Allarga i nostri orizzonti e ci aiuta a scoprire passioni nascoste. Hai notato cambiamenti positivi in te stesso da quando hai abbracciato la varietà? Sicuramente. Mi sento più energico, ispirato e aperto a nuove esperienze. È fantastico. È incredibile come provare cose nuove possa arricchire la nostra vita. Lo è davvero. Mantiene la vita interessante e ci aiuta a crescere come individui. Sono ispirato dalla tua disponibilità a esplorare diverse attività. Grazie finora, è stato un viaggio gratificante. Seguirò sicuramente il tuo consiglio e incorporerò più varietà nella mia vita. Sono felice di sentirlo. Porterà una nuova prospettiva ed entusiasmo nelle vostre giornate. Grazie per aver condiviso le tue esperienze e le tue intuizioni. Lezione 15. L'Outback australiano. Ciao Anna, sapevi che pecore e bovini vengono allevati nell'entroterra australiano? Ciao John. Sì, nonostante le dure condizioni, l'entroterra sostiene l'allevamento di bestiame. È affascinante come questi animali prosperino in un ambiente così estremo. Assolutamente. Alcune parti dell'Outback sono sorprendentemente rigogliose e offrono opportunità di pascolo. Immagino che l'Outback ponga sfide uniche per gli agricoltori. Sicuramente. Devono gestire la scarsità d'acqua e far fronte a condizioni meteorologiche imprevedibili. La conservazione dell'acqua deve essere fondamentale in una regione così arida. Sì, gli agricoltori utilizzano vari metodi come dighe e fonti d'acqua sotterranee per garantire un approvvigionamento idrico stabile. È impressionante il modo in cui si adattano all'ambiente per sostenere il loro bestiame. Assolutamente sì. La resilienza è fondamentale nell'Outback. Gli agricoltori devono essere intraprendenti e innovativi. Esistono razze specifiche di pecore o bovini comuni nell'entroterra? Sì, alcune razze di pecore popolari includono merino e done, note per la loro produzione di lana. E per il bestiame? I bovini Brahman sono adatti alle condizioni calde e aride dell'Outback. Ho sentito che l'Outback ospita anche una fauna selvatica unica. Sì, è un ecosistema diversificato con canguri, emu e vari rettili. Questo deve rendere l'Outback ancora più affascinante da esplorare. Assolutamente.
La sua vastità e bellezza naturale attirano turisti da tutto il mondo. Posso immaginare che l'Outback offra anche uno scorcio della ricca cultura aborigena australiana. Sì, è un'opportunità per conoscere il loro profondo legame con la terra. L'Outback sembra un luogo di contrasti, con asprezza e bellezza nascosta. Esattamente. È una testimonianza della resilienza della natura e della sua capacità di prosperare in ambienti difficili. Sono ispirata dalle persone che vivono e lavorano nell'Outback. La loro resilienza e dedizione sono davvero ammirevoli. Grazie per aver condiviso queste informazioni sull'Outback australiano. Lezione 16. Catturare i ricordi. Ciao Anna, sapevi che le fotografie di famiglia sono ricordi catturati su pellicola? Ciao John. Sì, le fotografie aiutano a preservare i momenti speciali e le persone della nostra vita. Ci permettono di rivisitare quei momenti e custodirne i ricordi. Assolutamente. Guardare vecchie fotografie rievoca un'ondata di emozioni. È affascinante come le fotografie fermino un attimo nel tempo. Hanno il potere di riportarci in quel preciso momento e luogo. Adoro sfogliare i vecchi album di famiglia e vedere istantanee del passato. È come fare un viaggio nel tempo e riconnettersi con le nostre radici. Alcune fotografie contengono storie e ricordi che si tramandano di generazione in generazione. Sì, entrano a far parte della nostra eredità familiare e ci aiutano a comprendere la nostra storia. Ho notato che le fotografie spesso catturano l'essenza e le emozioni delle persone. Assolutamente. Una sola fotografia può trasmettere 1000 emozioni. È incredibile come un'immagine semplice possa evocare tanta nostalgia e sentimento. Questa è la bellezza della fotografia. Parla un linguaggio universale dei ricordi. Hai delle fotografie preferite che hanno un significato speciale per te? Sì, c'è una fotografia dei miei nonni il giorno del loro matrimonio. È un prezioso cimelio di famiglia. Deve essere un ricordo prezioso, che immortala una bellissima pietra miliare nella loro vita. Lo è davvero. Mi ricorda il loro amore e le fondamenta che hanno costruito per la nostra famiglia. Le fotografie ci aiutano anche a ricordare i nostri cari che non sono più con noi. Assolutamente. Ci permettono di mantenere viva la loro memoria e onorare la loro eredità. Hai mai provato a fotografare da solo? Sì, mi piace immortalare momenti con la mia fotocamera. È un modo creativo per esprimermi. La fotografia è una meravigliosa forma d'arte che ci permette di vedere il mondo attraverso il nostro obiettivo. È un modo per catturare bellezza, emozioni e prospettive uniche. Grazie per aver condiviso le tue opinioni sul potere delle fotografie di famiglia. Lezione 17. Esplorare nuovi luoghi. Ciao Anna, hai mai viaggiato in un paese straniero dove non riuscivi a leggere i cartelli o a capire la lingua? Ciao John. Sì, sono stato in alcuni posti in cui la barriera linguistica poneva alcune sfide.
Deve essere stata una bella avventura navigare in un territorio sconosciuto. Assolutamente. Richiedeva creatività e intraprendenza per spostarsi. Come sei riuscito a comunicare con la gente del posto? Mi sono affidato ai gesti, al puntamento e all'uso di frasi di base di un frasario. È impressionante come la comunicazione non verbale possa colmare le lacune linguistiche. Sì, un sorriso e un atteggiamento amichevole possono fare molto per entrare in contatto con le persone. Hai affrontato situazioni divertenti o memorabili durante i tuoi viaggi? Oh, sicuramente. C'è stato un tempo in cui ho ordinato per sbaglio qualcosa di completamente diverso da quello che volevo in un ristorante. Deve essere stata una sorpresa. Come hai fatto a gestirlo? Mi misi a ridere e provai a comunicare con il cameriere per sistemare l'ordine. Sono momenti come questi che rendono il viaggio così interessante e memorabile. Assolutamente. Diventano storie da condividere e di cui ridere dopo. Hai trovato difficile navigare nei sistemi di trasporto in quei paesi? Sì, soprattutto quando i segnali e le istruzioni erano in una lingua che non riuscivo a capire. Come hai superato questo ostacolo? Ho chiesto aiuto ai compagni di viaggio o al personale della stazione e a volte mi sono affidato a mappe e segnali visivi. È incredibile come possiamo adattarci e trovare la nostra strada anche in ambienti sconosciuti. Sì, è una testimonianza della nostra capacità di apprendere e adattarci a nuove situazioni. Ti sei mai sentito scoraggiato o sopraffatto durante quelle esperienze? A volte può essere frustrante, ma mi sono sempre ricordato che fa parte dell'avventura. È un'ottima mentalità da avere. Accettare le sfide aumenta la ricchezza del viaggio. Assolutamente. Ci permette di crescere e conoscere meglio noi stessi e il mondo. Grazie per aver condiviso le tue esperienze di viaggio. È stimolante sentire parlare delle tue avventure.